street food devi essere capace di poterlo mangiare in giro, camminando per strada, correndo, seduto al parco, a casa, dove cazzo vuoi, perché è street food. Street food, cibo di strada, non cibo da sederti al ristorante, se no si chiamava sit food. Sit food. Ragazzi, dove siamo oggi? Siamo all'estero, siamo a Milano, The Pirellons, The Station Central. Fa un caldo impressionante perché ci saranno 712 gradi. Cioè, veniamo da Londra, 22 gradi massima, qua ce ne saranno, non so, 37. Il video di oggi inizia un nuovo format che proseguiremo sul canale. Si chiama The Advisor, il consigliere. Ve la faccio breve: 4 posti consigliati all'inizio dai nostri amici, con il goal di poter poi essere proprio voi a consigliarci dove andare. Uno lo decidiamo noi, il nostro preferito. Andiamo a provare una specifica tipologia, come può essere la miglior pizza, il miglior ristorante sushi, il miglior ristorante thailandese, la miglior birra. Oggi inizia il format all'estero, a Milano, e andiamo a provare il miglior street food di Milano. Mezzogiorno, poi quindi orario proprio di punta. Andiamo a provare in fila tutti e 4. Andiamo a mangiare un panino, una pizza, degli spiedini molto particolari e una gelateria. Proveremo una gelateria. E alla fine, nostri voti sommati, andiamo a decretare il vincitore del miglior street food di Milano. Quindi noi e le nostre squame, le nostre magliette appiccicate, ci vediamo nel primo posto, che si chiama Piba. Adesso andiamo lì davanti e vi spiego 2 cose di là. Ciao. Eccoci qua, mamma mia, che fatica ragazzi. Ti ricorda l'Alpe Che d'Huez? fatica. Alpe d'Huez di Ibiza, però vestiti e senza Con gli mare. zaini poi. Siamo vicino a Piazza 5 Giornate, no? Adesso l'esperta di Milano e zone, avendosi vissuto 10 anni, ci spiegherà un po' in che zona di Milano siamo. Siamo in zona vicino ad Ateo. Da non confondere con Datteo a Mare. Siamo lontano comunque da città studi. E niente, ha detto solo dove 5 giornate, vicino a Datteo. Non è che dice, ah qui, perché 5 giornate? No, mica c'è qualcosa dei caduti. Poi si sono rialzati però. In questo caldo siamo un po' all'ombra, mi viene in mente una citazione di Massimo Decimo Meridio che diceva: se vi sentirete soli, col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete dei campi elisi. E sarete già morti! E noi più o meno siamo lì per morire. Il posto si chiama Piba, argentino, nato nel 2016 in Argentina. Piba significa... Secondo te cosa può significare? Significa tu. Piba vuol dire tu? Tu sei una? Piba. E quindi ragazza, Piba significa ragazza. Tutto argentino, empanadas, fa anche questi spiedini. Ne proviamo uno in ogni posto perché se no domani un matrimonio, non è che possiamo. Questo caldo. Il vestito deve Ma entrare. è importantissimo, non abbiamo spiegato le categorie. Cambieranno in ogni puntata in base al tema. Quindi in questo caso, visto che è street food, gusto, praticabilità, packaging, prezzo. Ma questo posto chi ce l'ha consigliato? Il nostro caro amico Francesco. Noi ci fidiamo, nel senso, non è che ci fidiamo, ce l'ha detto, ci ha detto questo, noi qualsiasi cosa la gente ci dica noi andiamo, non è che possiamo dire no, ma... Ok, siamo arrivati qua, la Gabriella ha già dato un occhio al menù e ha già detto che ne vuole 3. Tu paghi il primo, io pago il secondo, tu paghi il terzo, io pago il quarto. Puoi ordinare anche tutto il ristorante, tanto paghi tu. Quilmes è la marca, cioè lo sponsor del Boca Junior. Squadra famosissima di calcio dell'Argentina. Brava! Che culo, sei proprio fortunata. Ho deciso di prendere uno spiedino vegetariano e uno di carne. Quello vegetariano si chiama Alcaucil, carciofi, mandorle, senape e miele. Buono! Incredibile. Quello di carne invece si chiama bondiola, coppa di maiale, cipolla caramellata e salsa BBQ. Andiamo a vedere il packaging. Solita borsettina di carta. Se vedo la plastica divento matto. Packaging per essere uno street food, boh, sì. Non lo so, Fabio. Attenzione, che pazza. Ah, sono 3 a porzione. Che buon profumo di griglia, ragazzi. Carciofi, mandorle e miele. Incredibile, buono. I carciofi sono freschi o sono quelli sotto? Sembrano sotto, però.
Ho provato quello vegetariano, però la faccia, No, perché ho visto mi facce aspettavo migliori, di sentire di più il miele. Dale. Questa è l'unica. No, sì, la meraviglia si sente. Tu lo senti il miele? No? Sì. Cioè, non si sente il miele, però se non ci fosse lo sentiresti perché sarebbe tutto amaro. Immagina che sono in giro, queste schiscette, chiaro. Si mangia bene. Però... Sembri Dio Bacco in Chi è mezzo. Dio Bacco? Una Il bestemmia. dio del Non vino. si bestemmia su YouTube. No, Dio Bacco, il dio del Ma non si bestemmia vino. ancora e continua a dire Ma Dio non è Bacco. una Poi si bestemmia, devo bestemmia. bippare dopo. Cioè. L'unico puntino si sente che sono quelli sott'olio, cioè non sono quelli freschi, no? Dico, cazzo, fai uno spirino. Poi c'è poi la caramellata, cioè coppa di maiale, ragazzi. Cosa stiamo parlando? Interessante, bella faccia, molto bella. Questi sono bellini anche da vedere. Questo è un altro livello, però. Sì? Ecco. Ah. Sì, infatti sì. Ragazzi, no al vegetarianesimo, sia alla carne alla griglia argentina. Cioè, buono, eh? Questo è un altro livello rispetto all'altro, eh? Poi con quella bella salsa che sembrava tantissima, invece è una salsa barbecue che mi potrebbe piacere. Bene, ora ce li finiamo e poi mentre andiamo nell'altro posto votiamo, così ottimizziamo i tempi. Scusate la velocità di tutto, ma abbiamo davvero 3 ore, quindi votiamo camminando. Votiamo questa volta. Prima categoria, il gusto. Faccio una media tra il gusto del carciofo e il gusto della carne. 7. 6,5. Il packaging era molto basico, vaschetta di metallo, forse non ci puntano, vabbè, non è mica una colpa. Un onesto 6. 6. Praticabilità. Lo street food devi essere capace di poterlo mangiare in giro, camminando per strada, correndo, seduto al parco, a casa, dove cazzo vuoi, perché è street food. Street food, cibo di strada, non cibo da sederti al ristorante, se no si chiamava sit food. Sit food. Gli spiedini si adattano molto come street food, quindi 7,5. Per me è 7. Il prezzo. Gli spiedini, ragazzi, attenzione, gli spiedini avevano un costo uguale. Questa è una nota di demerito. 8 euro l'uno. 8,8 mi sembra un po' sovrapprezzato il carciofo. Le due birre 5 l'una. 8, 8, 16, 5, 5, 10, 26, 13 euro a testa. Non sono pieno, quindi avrei dovuto spendere di più per potermi saziare. Al prezzo do 6. Sì, 6. Piba totalizza 26,5 punti e si piazza al primo posto. Cioè voi diventa il primo, grazie. Camminiamo, perché lei non guarda, io ho il telefono è lì. A tra poco, amici. Eccoci qua, in zona Isola. Penisola, dai. Quartiere Facciamo Isola. penisola. Questo racchiude quello che vogliamo dire. Pretty caldo. C'è pretty caldo qui. Siamo da Porcobrado, ha vinto il miglior panino del 1000 qualcosa. Lui toscano. Questo ce l'ha consigliato la mia carissima amica Giulia. Iper mega veloci. 6 minuti, 5 e ci siamo. Siamo scolati la nostra bibita, che in questo caso era l'acqua. Ci sediamo in questo parchetto dei cinesi. Solita bustina di carta. Allora, nella busta il panino, che è già un altro packaging, la compostable wet towel per pulirsi le mani e il tovagliolo, che però è Attenzione. tovagliolone rosso. Rosso uguale all'insegna. Altro packaging. Bello, eh? Il logo è molto bello. Il panino è uno e scegli le salse. Abbiamo preso la salsa al vino Syrah. Pane? L'aspetto è ottimo. Tanta roba? Quasi porchetta, capito? Cioè, non si sente. Non è la solita salsa ridotta, quindi quasi glassa. No. Non vero. No. Non vero. Senti. Allora, devo dire che al terzo morso è un po' nauseante la salsa, però la carne è molto buona, sentiamo. Buono. Si sente il vino, sembra quasi alcolico, sembra che ci abbiano messo il vino proprio. È tantissimo il vino. Vabbè raga, ce lo finiamo, ci vediamo tra 1 minuto e mezzo. Bene, esattamente 1 minuto e mezzo dopo, ce lo siamo spappati. Votiamo il gusto. 7.
forse avrei scelto un'altra salsa perché era leggermente un pochino invasiva. Allora, a me piace fare le medie. Pane buonissimo, voto 9. Carne buonissima, 8,5. La salsa 5, 7,5 al gusto. Il packaging 7,5. 7,5 anch'io qua. La praticabilità è un panino che non cadono i pezzi da tutte le parti, le salse da tutte le parti, sta tutto lì dentro, se cade sta lì dentro e ve lo mangiate alla fine, no? 7,5, tutta la lunghezza d'onda. prezzo abbiamo speso 12 euro in tutto. Il panino costava 9,50, salsa era 50 penny in più e le bottiglie d'acqua erano 1 euro l'una, 8. Quindi abbiamo 3,7,5 e un 8. Fa 30 e 50. 30 e 50, piccione di merda. Porcobrado totalizza 30 punti,5 e scavalca Piba al primo posto di ben 4 punti. Adesso la sfida si sposta a pochi minuti da qui, a pochi minuti da Isola, nel quartiere City Life. E ci vediamo, spero, tra pochissimo perché basta viaggiare, ragazzi. A tra poco. Terzo street food in gara, non ha bisogno di presentazioni, penso il trapizzino. Questo nello specifico ce l'ha consigliato la mia amica Francesca. Eccoci, locale chiuso per ferie e quindi noi usiamo i loro tavoli perché non c'è un'area verde qua intorno. Allora, packaging, notiamo che non c'è la borsa. L'adesivo del trapizzino c'è, vediamo com'è. Abbiamo preso bollito salsa verde e bollito alla picchia po', e quindi è con pomodori, olive, cipolla rossa, però lingua e salsa verde, attenzione. Buono, buono. Perché poi è fresca in realtà. Non è caldo? No, è caldino, però ti dà questa sensazione di frescume. Ah, non c'è neanche un tovagliolo. No. Aia. Trapizzino, un po' brandizzato. È chiuso dentro. Okay. Sì, è tipo un saccottino, no? Cioè, un saccottino di pizza. Non è che abbia tutto questo sapore. Sento un po' la salsa verde. L'impasto è buono perché è croccante, unto. Non sa molto di pizza, però, no? Pizza. È l'impasto della pizza. Poi ricordati che la pizza romana è fatta in teglia, bollito alla picchia po'. È la carne del bollito, ci usava per fare il brodo, e per non buttare via la carne, per renderla un po' più invitante, la facevano ristufare con l'aggiunta di pomodoro, cipolla, a volte anche patate. Non lo so, Fabio. Niente che mi serve, sono sapori che ho già mangiato e non trapezzino di qua, trapezzino di là. Bella raga, finiamo, 2 morsi e via. Ta. Il trapezzino con il gusto. 6. Sufficienza, senza un effetto wow. Il packaging, l'unico posto dove non ci hanno dato la borsa di carta, che comunque è utile se devi spostare. Ma soprattutto non ci hanno dato dei tovaglioli, ragazzi. Come fai a mangiare una roba takeaway e non hai neanche un tovagliolo? 6,5 io, 6,5. La praticabilità per me è uguale, 6,5. 7 perché comunque è chiuso sotto, si mangia bene per strada, è una cosa che non sbordaccia, quindi 7 è il voto finale. E il conto? Abbiamo speso 12 euro per 2 trapezzini e 2 bottigliette d'acqua. 5 euro a trapezzino, che non è esageratamente grande, prezzo anche lì 7. 7 perché... Il trapezzino totalizza 26 punti,5 e si piazza a pari merito al secondo posto con Piba. La mancanza di sapori decisi dopo tutto questo hype intorno al trapezzino ci ha lasciati un po' delusi. Sempre saldo al comando con 30 punti,5 Porcobrado. Con il trapezzino ancora in gola, dietro l'angolo abbiamo Gelateria Marghera. Questo è deciso da noi. Il nostro advice di Milano Street Food è Gelateria Marghera. Ora entriamo. Comunque ragazzi, il banco dentro è incredibile, cioè avrei preso tutto,
Hanno delle granite incredibili, gelati incredibili, magnum, tartufini di vari gusti. No, non c'erano i cannoli, Gabby, ha detto che non li fanno più per il momento. Però c'erano dei gusti incredibili di granita. Guardate che granita classica lavanda. granita siciliana, ragazzi. Cioè io sto per avere un orgasmo. Buona? Io amo la mandorla. Ma- Buono. Questo è quello che è rimasto del buonissimo gelato all'amarena. È proprio buono. Poche amarene. L'unica pecca che, guarda, ne vedo una adesso, mi ero dimenticato. Adesso basta però. Mangiati la tua, che a me piace il mio. Possiamo dire che finalmente è l'ultimo posto, l'ultimo pasto? No, ce lo finiamo e poi diamo i voti, ma dopo che abbiamo votato abbiamo il vincitore. Il primo vincitore nella storia di The Advisor. Siamo arrivati alla fine di questa estenuante giornata di street food a Milano. Il telefono non ha più batteria, noi non abbiamo più batteria. Quindi adesso è una sfida tra gelato e panino. Attenzione, la sfida è tra Giulia e noi. Giulia, devi battere i campioni, ce la farai? Gelateria Marghera, eravamo andati lì per dei cannoli che facevano speciali ripieni di gelato. Purtroppo non c'erano. Per me parte con un voto in meno. Il gusto 7,5. Anche per me 7,5. Il packaging 6. 6,5. La praticabilità del gelato 6,5. 6 perché mi sono sbrodolata. C'è il prezzo, o è 10 o non vince, quindi 7,50 € per tutte e due. Io 8. 7,5. Gelateria Marghera totalizza 28 punti,5, si piazza al secondo posto. Porcobrado è il miglior street food di Milano. Ha vinto la consuetudine, perché Porcobrado lo conosce anche quel piccione lì. La prima vincitrice di The Advisor stagione 1 episodio 1 è la tua amica Giulia! Brava Giulia! che con più calma chiameremo. Questo è il premio. Questi erano i 4 che ci hanno consigliato, ve li consigliamo tutti, andate in tutti. Il premio è una chiamata dagli Advisor. Il nostro consiglio non ha vinto. Torneremo con tante puntate, tante novità in serbo, tante categorie, tanti amici a cui rompere i coglioni sui consigli. Quindi voi seguiteci anche su Instagram, perché chiederemo proprio lì a voi prima di registrare le puntate dove andare. Noi ci vediamo a Londra. Ciao ciao. Col freschino, non vediamo l'ora. Catch me if I fall.